Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Audi 4, la leggenda a trazione integrale, edizione Centauria, il modello in scala 1:8, numero 44, l'uscita, ce ne sono 110 per il completamento di questo modello, la macchina che ha vinto il Rally di Monte Carlo del 1984 con il pilota Walter Rohr e il suo copilota navigatore Christian. Ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi. Iscrivetevi sempre che ne abbiate piacere, attivate la campanella, date anche un'occhiata alla playlist dove ci sono altri modelli e non solo di auto. Se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente e attivando la campanella sarete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Allora, all'interno troviamo questo bellissimo pavimento interno, mi piace molto, è uno stampato come tutti i pezzi che riceviamo ovviamente, ma è fatto bene. Questo poi andrà posizionato qui. È ovvio che va posizionato qui, ma vi volevo far vedere come si presenta una volta messo. Ecco. Poi all'interno i sedili. Ecco qui. C'è davvero poco da montare in questa uscita. In quanto, se vi ricordate, le cinture di sicurezza io le montai già nel numero precedente, il numero 43, perché era lo stesso montaggio analogo a quello che avevamo montato precedentemente per l'altro sedile. Però qua ci fa vedere di incollare, una volta messo il gancio, come questo, in queste 4 fibbie libere, il gancio poi che va piegato e incollato sotto. E aggiunto poi questo perno di aggancio, in questo caso questo andrà alla carrozzeria interna e questi invece in quella laterale, sempre la carrozzeria interna. Allora, io non andrò a procedere a fare questo montaggio, perché devo vedere se riesco a crearmi qualcosa di più reale. Infatti non ha nessuna utilità questa, ma dovrebbe essere doppia, entrare dentro, questo dovrebbe andare ad agganciarsi al telaio da questa parte con il gancetto, questo qua, come ci fanno vedere in questa foto, ma dovrebbe poter tornare, rientrare dentro e uscire in questa maniera. Così ha senso, perché si stringono le cinture anche dietro per dare la regolazione, quella lì più diretta, e poi diciamo le regolazioni più micro rispetto a questa che è più macro, più grande, si ottengono poi tirando queste 2 fibbie qui. Bene, ecco perché vi ho appunto spiegato il perché non procederò al montaggio di questo pezzo e il perché non l'ho fatto neanche l'altra volta. Ciao Massimiliano, che saluto, perché mi ha scritto appunto che non avevo fatto questo intervento come ci veniva chiesto, e non l'ho fatto per questo motivo, perché non avrebbe alcun senso farlo così. Se riesco a fare qualcosa di più reale,
che abbia veramente uno scopo, allora andrò a farlo, così come ho fatto qui. Diversamente lo monterò come ci dicono loro, però non credo, cercherò di fare qualcosa. Detto questo, all'interno, oltre che a questo pezzo di plastica, che altri non è che il pavimento dell'abitacolo, trovo il martinetto, la manovella e il gancio del martinetto con una serie di viti AP da avvitare nella plastica. Questo è il martinetto con la sua leva e questo è il gancio del martinetto. Prima cosa che vado a fare, intervengo sugli sfridi di lavorazione, qua ce n'è uno. Questi sono punti di iniezione dove passa il materiale liquido nello stampo. Se avete una lima, vi basterà poi fare questo lavoro qui. Vedete adesso, guardate come si presenta l'intervento una volta che ho limato e guardatelo subito dopo. Ecco qui. Poi qui andrà contro la manovella e abbiamo una sbavatura qua sopra, vedete? Va tolta. Qui andiamo a mettere la vite AP, però vi consiglio di fare una sfasatura così, una svasatura. Sfasato è un'altra cosa. Ecco. Queste altre viti ci serviranno quasi sicuramente poi per fissare il canale, questo qui, interno abitacolo, al telaio in metallo. Vi vado a creare il filetto. Qui abbiamo un altro difetto di lavorazione, un difetto obbligato come vi ho spiegato prima. Qui non c'è nulla da dire, sto solo procedendo a levare questo particolare che non deve esserci. Ecco qui. Faccio entrare la vite e mi assicuro che sia libera, anche se non dobbiamo certamente usarlo, però. Lo lascio libero ugualmente di girare.
subito dopo questo video andrò a preparare il video della Lancia Stratos sull'uscita numero 90, aspettate che non me lo ricordo mica,